Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Oggi vi mostrerò come sistemare la latenza nel momento in cui si vuole mixare con outboard analogiche oppure con schede che hanno la possibilità di aprire dei plugin all'interno dei loro software. In questo caso, come me, io utilizzo un Antelope Orion che mi dà la possibilità tramite gli AFX di aprire emulazioni di plugin di macchine analogiche per essere processate sul processore della scheda audio stessa e quindi senza intaccare il processore del mio computer. Il processo è praticamente identico sia se voglio utilizzare delle macchine analogiche o se voglio utilizzare delle emulazioni di macchine analogiche. Passiamo sulla nostra schermata di Pro Tools e vi mostrerò come fare. Ora vi elenco che cosa bisogna fare per calcolarci questo ritardo. Crearci una traccia click con un plugin stock di Pro Tools, due tracce audio dove su una andremo a registrare il click pulito, ci servirà solo per registrare questo click qua, e l'altra dove andremo a registrare sempre questo click ma con l'insert inserito, quindi con il nostro ritardo dovuto al nostro insert, al nostro punto di insert. Andiamo a mettere la nostra lettura in sample e non in barra in bit o in minuti, la mettiamo in sample che è la lettura più precisa. Prima di registrare il click vi spiego come settare la vostra scheda audio se siete possessori di Antelope, quindi per far sì che si possano utilizzare le emulazioni interne tipo questa della nostra scheda audio. Il bello dell'Orion è che abbiamo una matrice di routing che è praticamente una patch bay virtuale. In questo caso ho la mia scheda audio collegata al mio computer tramite MADI, ma se l'avete in USB è la stessa cosa. Vi spiego meglio. Ho AFX out da From e AFX to. Queste sono per collegare le nostre macchine interne, quindi 13, 14, 15 e 16, per crearci i nostri punti di insert all'interno della nostra scheda audio. Quindi come fare? Siccome sono in MADI, in questo caso, io prendo dal 3 al 16, anzi in questo caso prendo dal 3 al 7 perché l'8 c'ho il mio microfono collegato su, non lo posso portare negli AFX. E l'1 e 2 invece sono il master, che in questo caso non voglio utilizzare perché sono il mio master out della scheda. Prenderò dal 3 al 7 da From, MADI in, e lo trascino in AFX in. Ho fatto arrivare il segnale qui all'ingresso di questo plugin. Ho patchato questo plugin. L'uscita dovrò prendere AFX out, ok? Sempre dal 3 al 7 e portarlo in MADI out in maniera tale da riportarlo all'uscita della mia scheda. E l'ho portato qua. Questo processo sarà uguale fino al 16, come vedete infatti i colori della mia matrice sono uguali, quindi non sto qui a farvi perché l'avevo già fatti, ma voi dovete fare in questo modo. Vedete? Dal 3 al 16, se voi guardate qua sono uguali. Per quanto riguarda l'ingresso del nostro punto di insert digitale per i nostri effetti della nostra scheda, poi l'uscita dell'AFX, quindi in questo caso nel nostro 1176, la dobbiamo patchare all'ingresso della nostra MADI, ok? Cioè all'out della MADI, scusate. Quindi da qui io prendo tutti questi, boom, sono già evidenziati perché l'avevo già fatto, e lo mettete su MADI out. Ok? Nel caso voi usaste l'USB, invece di posizionare su MADI out lo vai a posizionare su USB rec, ok? Se in caso siete in USB. E lo stesso vale per gli ingressi. Se io ho un USB non vado a prendere MADI in, ma vado a prendere USB play, ok? E li posiziono qui in AFX. Detto questo, passiamo sulla nostra schermata di Pro Tools. Ovviamente questo non è altro che un sistema digitale dei nostri insert, cioè voi questa cosa qua, se avete una patch bay esterna, la fate sulla vostra patch bay esterna, ok? Questo in realtà lo sto facendo internamente in maniera digitale, quindi non cambia nulla. Ecco perché vi ho detto che questo video è
sia per chi utilizza autoboard analogiche e sia per chi utilizza schede audio come la Orion, che ha la possibilità di patchare all'interno i tuoi plugin nella sezione Effect, ok? Quindi gli IFX. Io in questo caso ho il mio compressore sul canale 14, ok? Che andrò, questo canale 14, ad aprire l'insert. Quando andrete nell'IO dirette, voi vedrete tutte le uscite da 1 a 64, perché la scheda ha 64 uscite, ma a noi ci serve solamente da 1 a 16. Se volete anche processare il master, perché 1 e 2 in realtà stai processando l'uscita master. Però noi ci serve da 1 a 16. Come ho detto prima, sul mio AFX sono sul canale 14, sull'insert 14 dove ho messo questo 1176 e vado a selezionare il mio insert 14 che lo avevo già inserito, era solo in bypass. Quindi faccio make inactive e così ho fatto il mio punto di insert, che in questo caso è digitale perché, ripeto, sto utilizzando gli AFX interni della mia scheda audio, ma è la stessa cosa nel momento in cui voi state utilizzando delle macchine autoboard esterne. L'unica cosa che non dovete fare è fare il collegamento degli IFX, quindi da qui con questi, perché voi utilizzerete di sicuro le uscite discrete della scheda, quindi dirette, che saranno già patchate all'interno di default. Detto questo, spengo la mia insert, registro il mio click su questo canale qua. Ho registrato il mio click e vado a inserire il mio insert. Faccio make inactive, che in questo caso il mio insert, come vi dicevo prima, è il mio compressore, infatti vedrete qua il mitre che si illumina. Tiro un po' su così. E attivo la registrazione sulla traccia ADDA, quindi significa quella traccia dove io leggerò il mio ritardo, perché il segnale sta uscendo da Pro Tools, sta entrando qui in questa emulazione di 1176 per poi riuscire e rientrare di nuovo qua su questo canale, classico punto di insert, che adesso registriamo e vediamo quanto tempo di ritardo abbiamo tra il suono diretto senza insert e il suono con insert. Allora, i due segnali, il segnale praticamente processato, quindi il click dove io gli ho messo un insert adesso, ha molta più latenza dovuta al calcolo che dovrà fare tutta la scheda. Ma come riusciamo a colmare questa roba qua? Perché questo è molto dannoso nel momento in cui andiamo a fare qualsiasi processo, che sia processazione parallela o comunque ci ritarderà il suono nella nostra sessione. Non possiamo ritardarlo così, cioè è come se spostassimo direttamente la clip in avanti, quindi dobbiamo colmare questa cosa qua. Quindi in sample, ci mettiamo in sample, andiamo a prendere, come vedete qua, io parto da lei che è il segnale giusto. Prima della caduta del segnale io ho 1, 2, 3 e 4, ok? Quindi prendo da questo punto, vado fin qua, fino all'inizio del nostro click registrato con l'insert, quindi sono all'inizio, quindi faccio 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, e io qui sono allo stesso punto, anche se non corrispondono perfettamente perché è dovuto all'emulazione del plugin che comunque non mi dà il click esattamente bello tagliato dritto come era qui in pratica, vedete? Però io calcolo dall'inizio della battuta, ok? 1, 2, 3 e 4, mi sposto, inizio battuta 1, 2, 3 e 4 e so che ho preso il punto giusto. In realtà potrebbe essere o questo o al massimo dietro di 1, ma stiamo parlando di un sample, ok?
In teoria così dovrebbe essere quello giusto, perché vedo che viene in giù subito la forma d'onda. Proviamo così. Quindi abbiamo 1039 sample. Come facciamo a trasformare questi 1039 in millisecondi? Bisogna dire che tutto questo dipende anche dal nostro sample rate della sessione, quindi se io faccio session vedo che sono a 44.100, perché se io sposto il sample rate ovviamente mi cambiano anche i valori di ritardo, mi cambierà di sicuro questo ritardo, quindi questo calcolo qua lo dovete fare in base al sample rate con cui state lavorando. Ci apriamo una calcolatrice e come facciamo a calcolare questa roba qua? Semplice, inseriamo nella nostra calcolatrice 1039 diviso il nostro sample rate, quindi 44,100 23,56. Una volta fatto il calcolo, io andrò in setup, IO, andrò nel canale 14, andrò in hardware insert e andrò a inserire 23,56 nel mio canale 14, che in questo caso è il canale che sto usando io come insert. 23,56. Do ok e vado qui su questa traccia a crearmi una nuova playlist dove andrò a registrare di nuovo il click ma con il delay inserito. Quindi chiamo ADDA fix 2. Vediamo cosa succede. Ora dovrà corrispondere a questo. Dovrà corrispondere a questo qui. Proviamo. Corrisponde alla perfezione. Se io adesso vado ad ascoltarli insieme, non avrò più appunto quel ritardo lì. Ed è bello sincato uno con l'altro. Vedete che bello sincato? A differenza di come era prima. Ora vi faccio ascoltare quella di prima, dove c'era il ritardo. Guardate quella di prima com'era. Avete sentito? C'era tutto questo ritardo all'interno. Vi consiglio di farvelo per ogni outboard che avete, in maniera tale da essere precisi. Poi dopodiché vi salvate la sessione. Sapete che quando aprite la sessione a 44.100 potete inserire il vostro settaggio, ok? Perché io questo lo posso esportare, import ed export. Io esporterò il mio settaggio dopo che avrò messo tutti i miei ritardi su tutti i canali, farò export e lo chiamerò hardware insert 44.100 perché quei millisecondi che ho inserito sono calcolati sul sample rate di 44.100. Nel momento in cui avrò una sessione a 48, io so già che mi sono preparato tutti i miei hardware insert delay a 48 che mi sono già calcolati e aprirò il mio setup a 48 perché mi sono già esportato tutti i settaggi sia a 44 che a 48, 88, 96 e l'unica diciamo rottura è che bisogna calcolarli in base alle sample rate e quindi bisogna fare un conteggio una volta in maniera tale che si possano poi salvare gli export. Questo ad esempio in Logic o in Studio One lo risolvi tramite il ping. Loro hanno un plugin all'interno dove puoi calcolare con un ping mandando un segnale esterno come se fosse un insert e quindi loro ti calcolano il delay che hai tra la scheda audio e le macchine esterne. Pro Tools ancora questa funzione qua purtroppo non ce l'ha e quindi bisogna calcolarsela a mano in questo modo. Invece Logic e Studio One hai la possibilità di pingare diciamo gli insert. Quindi in questo video ve l'ho fatto sia per chi usa schede audio tipo la mia Orion in cui si ha la possibilità di processare tramite gli AFX i segnali come se fossero outboard esterne ma in realtà è digitale grazie al routing che vi ho mostrato prima, oppure se avete effettivamente delle outboard analogiche
e volete processare il suono in analogico. Questo sistema qua di calcolare la vostra latenza della vostra scheda audio è valido sia per uno che per l'altro. Quindi con questo ho detto tutto. Se avete ulteriori domande da farmi, scrivetemelo nei commenti. Se vi è stato utile cliccate like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao!